Sono molto contento di vedere una nutrita presenza per questo tipo di incontri, visto che, come sapete, l'argomento tocca certe zone scomode del nostro essere e soprattutto un aspetto che mi ha colpito nel corso degli anni, facendo il lavoro di divulgazione che sto portando avanti in diverse associazioni, è che è vero, è innegabile che la diffusione ad ampio raggio, ad ampio spettro di un certo tipo di spiritualità, chiamiamola così, abbia avuto un vantaggio innegabile, cioè mettere più persone possibili a contatto con un certo margine al servizio dell'intelligenza di ciascuno di consapevolezza. E questo nel corso degli ultimi 100 anni è diventato un modo per far uscire la spiritualità dai circuiti elitari acculturati che potevano permettersi di trattare certi argomenti. Ma è anche vero che si è pagato un prezzo alto, secondo me alto, e il prezzo lo ha pagato la spiritualità stessa, nel senso che ogni forma di diffusione, in un certo senso ogni forma di volgarizzazione, comporta delle brutalizzazioni, quindi dei misunderstanding, delle alterazioni della verità e così via. Quindi da un lato abbiamo il vantaggio della diffusione, dall'altro abbiamo lo svantaggio della perdita, diciamo così, o dell'erosione del valore stesso di ciò che si diffonde. Ricordatevi anche un altro elemento: più qualcosa si rende accessibile, meno vale. È sempre stato così. Le cose che si conquistano con fatica hanno un valore e un sapore diverso dalle cose che invece ti arrivano in casa e tu devi al massimo limitarti a fare selezione. Oggi, nel mondo in cui ci troviamo, nell'era della comunicazione, dove abbondano i mezzi di comunicazione ma scarseggiano le cose da comunicare, in questo paradosso dell'era della comunicazione noi veramente possiamo imbatterci in qualunque cosa. Ogni verità, e usiamo questo termine tra virgolette, e il contrario di ogni verità è pressappoco posto sullo stesso piano. Mettere sullo stesso piano informazioni che hanno origine diversa, portata tradizionale diversa e qualità diversa è uno svantaggio. È innegabile che sia così. È come mettere sullo stesso piano il Barolo e il Tavernello solo perché sono vini. Naturalmente c'è una differenza. Il problema è chi sa riconoscere la differenza qualitativa tra il Barolo e il Tavernello. Se non ho abituato il palato a questo lavoro, rischio di trattarli allo stesso modo, cioè di dare lo stesso tipo di dignità ad entrambi. Vi è chiaro questo concetto? Quindi nell'era del si trova tutto, noi fruitori dovremmo essere abituati o dovremmo abituarci a fare selezione. Selezionare riconoscendo, distinguendo, con discernimento. Eppure, nonostante si trovi tutto, e il contrario di tutto, la grande assente è la morte. Curiosamente, questo tema così strettamente connesso alle vicende della vita di ciascuno continua a essere il tabù che inevitabilmente aleggia nelle realtà anche della spiritualità contemporanea, così come è diventato in alcuni casi un argomento centrale o un movente centrale di molte tradizioni. Però si passa sempre un po' intorno a questo ostacolo. Si evita cioè di trattare questo argomento sviscerandolo da dentro
spacchettandolo con la stessa attitudine, con lo stesso atteggiamento iniziale con cui si tratta qualunque altro argomento. E questo perché? Perché in fondo la morte continua, nonostante il sedimentarsi stratificato di varie credenze, continua a rimanere qualcosa che sotto sotto ci spaventa. Ora, immaginate questo: l'uomo delle origini, secondo le teorie più accreditate, ricordiamoci che sono teorie, anche qui un accertamento del vero non è stato possibile, viene a distinguersi poco a poco, nel corso di millenni, dal regno animale. Secondo gli antropologi, gli archeologi e gli storici, il vero marcatore della differenza tra il regno animale e il regno umano è il momento in cui qualcuno comincia a riservare un trattamento ai cadaveri. Questo elemento del trattamento del corpo dei morti segna o segnerebbe la differenza tra regno animale e regno umano, cioè l'umanizzarsi di quella bestia che poco a poco chiamiamo uomo, no? Inizia il proprio processo di umanizzazione proprio attraverso un trattamento speciale riservato ai corpi dei defunti. Questo è tutt'altro che trascurabile come elemento, perché che cosa significa? Significa diverse cose, ve ne citerò 2 o 3 in particolare. Innanzitutto significa che la morte, cioè l'evento del trapasso, a un certo punto della preistoria viene percepito come una discontinuità rispetto allo stato naturale, una interruzione dello stato naturale, così evidente da diventare meritevole di un trattamento particolare. Quindi impareremo fin da subito che per l'uomo più antico, nonostante questo contrasti con le nostre percezioni o credenze, la morte era percepita o vissuta come qualcosa di innaturale e non naturale. Attenzione a questo punto. In origine, proprio in quel distinguo tra l'animale e l'uomo comincia ad avvertire la morte come qualcosa che va contro la natura e non come qualcosa che fa parte della natura. Dovremmo spiegarci perché, visto che noi oggi, e giustamente aggiungo, abbiamo e dobbiamo lavorare sulla percezione opposta, cioè la morte è qualcosa di estremamente naturale. Ma non fu così all'inizio, tant'è che mentre l'animale lascia che il cadavere dell'animale sia preda degli agenti della natura, a un certo punto l'uomo invece, nella preistoria, comincia a riservare un trattamento ai corpi morti. Un altro elemento importante è, riservando un trattamento ai corpi morti, che cosa si lascia sottendere? Si lascia sottendere dagli scavi archeologici, questo emerge chiaramente, si lascia sottendere che fin dai tempi più remoti si percepisse una sorta di ideale continuità o addirittura circolarità della vita. Mi spiego meglio. È stato sorprendente notare che in epoca primitiva, in diversi angoli del pianeta Terra, i corpi dei morti venissero
messi sottoterra e in una posizione particolare, quella che noi chiamiamo posizione fetale. Questo è piuttosto eclatante. La posizione fetale è chiamata così perché? Perché è la posizione nel grembo della madre di chi sta per nascere. Non è curioso l'istinto o forse la cultura nelle sue origini da parte dell'uomo di ricomporre un corpo di un defunto nella stessa posizione in cui si troverebbe nel grembo della madre prima di nascere. Inoltre, chi per eccellenza è sottoterra, pronto a nascere? Quando si è passati dal cacciare o dal raccogliere dei nomadi alla stanzialità con la pastorizia e con l'agricoltura, la funzione della semina è paragonata a quella della inseminazione. La terra è come un grembo, il seme è come il seme e la nascita di quella pianta è come la nascita di un bambino. Quindi, mettendo i morti sottoterra, si assimila simbolicamente il morto al seme. Ciò significa che in una percezione simbolica, o addirittura archetipale dovremmo dire, dell'uomo antico, il defunto è messo nelle posizioni e nelle condizioni di chi sta per nascere ancora. Questo è interessantissimo. Perché? Perché dimostra una percezione del tempo dell'esistenza che si disegna come un cerchio e non come una linea. Uno dei nostri problemi maggiori è questo. L'ho disegnato così perché la nostra vita è come un arco, no? Cresciamo, diventiamo adulti, poi ci riduciamo. Ma la percezione reale che abbiamo noi è questa. Un inizio e una fine, come se la vita fosse un segmento tagliato nel flusso dell'esistenza. Anche alcune tradizioni hanno poi ripreso questo movimento della retta o del segmento. Genesi, Apocalisse, l'inizio e la fine dello srotolarsi di un certo tipo di cultura spirituale. Fortunatamente, in altre culture, la percezione del tempo, come voi sapete, è quella del cerchio. Se qui c'è l'inizio, lì c'è anche la fine, e a ogni fine corrisponde un nuovo inizio. Quest'idea della circolarità dell'esistenza o della percezione circolare del tempo è tipicamente orientale, ma noi vedremo che anche l'Occidente in alcune forme ha ereditato o forse ha sviluppato parimenti questa percezione circolare dell'esistenza. In fondo, perché non dovrebbe stupirci più di tanto questo? Perché l'uomo, fin da subito, si è trovato calato in un contesto che chiamiamo natura. L'uomo osserva la natura e osservandola nota inevitabilmente che la natura della natura è ciclica. La ciclicità è la vera natura della natura e con i cicli i ritmi. E questa ciclicità deve aver indotto non un pensiero, ma una sorta di intima certezza
sul fatto che ciò che muore poi ritorna o rinasce. Se vale per molte delle cose che possiamo osservare con i nostri occhi, forse, questo deve aver pensato l'uomo antico, perché non dovrebbe valere anche per la nostra esistenza? E da lì vedremo nascere ogni sorta di speculazione, soprattutto quelle a carattere orientali, che sono decisamente interessanti sul tema della reincarnazione o della rinascita, il che presuppone in alcuni casi la credenza in un elemento che sopravviva alla morte e si reincarni, oppure non è detto che ci sia questa necessità, ma vedremo anche questi distinguo naturalmente. Dunque partiamo da questa, si è soliti, no? È buon costume partire dall'etimologia della parola. Quasi tutte le lingue, questo è un dato abbastanza interessante, quasi tutte le lingue, quando si riferiscono alla morte, la chiamano con un termine che inizia nel 90 e passa per cento dei casi, in ogni angolo del pianeta, che inizia per M. Quasi tutti. Ora, se è vero che noi abbiamo una trama etimologica ben precisa, la radice indoeuropea della parola morte è questa, mr. Ve lo metto con la radice perché è una radice linguistica, cioè è un suono matrice non databile e non circoscrivibile a una cultura, per quello si dice indoeuropeo, no? Che nel corso dei millenni prende nelle varie culture che vanno dai vichinghi agli indiani, agli ebrei, egizi e fino a noi, prende modalità diverse che si appoggiano tutte alla medesima radice. Mr, che sta per privazione della vita, o uccisione o morte. Ma vi dicevo, è curioso che anche in lingue africane, lingue del Sud, Centro o Nord America, che non hanno avuto un legame etimologicamente spiegabile, ricorrano a termini per indicare la morte che iniziano con M. Non so se alcuni di voi credono o meno alla potenza insita nel logos, cioè nella parola pronunciata. Quante volte vi siete chiesti se sia casuale o meno un certo termine che indica un certo oggetto? Se in alcuni casi si può dare questa sorta di casualità, o se in altri casi è lampante una omotopea, per esempio termini come crepitio, questo deriva dal suono, è onomatopeico, no? Ma il caso della morte sembra uno di quei rari casi in cui il suono informa il soggetto, nel senso, io posso vedere questo e decidere di dargli un nome, lo battezzo in un certo senso, ma in un tempo antico o in altri casi è questo a rivelare a me il suo nome. Com'è possibile questo fenomeno? È possibile solo in uno stato di coscienza in cui l'uomo sia estremamente connesso all'anima delle cose. Quell'anima delle cose che i greci hanno chiamato il daimon. Il daimon come fosse una sorta di mediatore tra l'essenza di un certo fenomeno e colui che con quel fenomeno interagisce. Se voi vi mettete da soli, nella quiete, nel silenzio, ad ascoltare ciò che vi circonda, e se quello che vi circonda è
in particolar modo qualcosa di naturale, è possibile che quel fenomeno della natura, dopo un po', riveli se stesso, e nel suo rivelarsi il nome che l'uomo dà a quel fenomeno non è un nome che l'uomo sceglie pescando nella sua testa, è il nome che quel fenomeno ha suggerito. Questo sembra essere il caso della morte. Il suono M ha una particolarità unica rispetto a tutti gli altri suoni. È infatti l'unico suono che si pronuncia con la bocca chiusa, mentre tutti gli altri suoni prevedono delle articolazioni della muscolatura del nostro apparato vocale. Il suono che si pronuncia con le labbra sigillate è la M. È curioso che secondo alcuni l'etimologia della parola morte sia, proprio da questa radice qui, mer, sia la stessa di parole come madre, per esempio. Che cosa accomuna la madre e la morte? Siamo abituati a pensare alla madre come per eccellenza datrice di vita, e siccome noi siamo arrivati a pensare alla morte come se fosse in antitesi alla vita, non saremmo così tentati immediatamente di associare la madre alla morte. Ci viene in soccorso la psicanalisi, che ha fatto ampi e profondi studi su questo tema. La madre è sì datrice di vita, ma è innanzitutto datrice di forma. Cioè, la madre mette al mondo un altro corpo, lo nutre, lo cura, lo cresce. Questo corpo è in una forma. Tutto ciò che prende una forma e quindi appare nel mondo dotato di una forma ha solo una via d'uscita possibile. Ciò che prende una forma deve morire. L'esistenza è caratterizzata da persino oggetti che nel tempo si sfaldano, si logorano, infine cessano di esistere. Quindi la madre che noi siamo culturalmente abituati a guardare con occhio benevolo, perché è una raffigurazione della vita e della generosità della vita, nasconde un'ombra, una seconda faccia, che emerge magari in altri aspetti culturali, tradizionali, che sono quelli della madre mortifera, nel senso che avendo dato un corpo ha condannato a morte ciò che fa nascere. Lo capite questo? La psicanalisi su questo nodo psichico ci ha costruito una fortuna. Per esempio, riflettendo su quanto sordo, profondo e in parte subdolo sia il senso di colpa legato alla nascita. Ognuno di noi, dovete sapere, che trascina un ineliminabile o quasi senso di colpa nel più profondo della coscienza, è il senso di colpa di essere nati. C'è un senso di colpa nella nascita. Se guardate, alcune tradizioni hanno enfatizzato quest'idea, perché pensate al cristianesimo e in particolar modo al cattolicesimo. Aver messo una matrice di quella colpa chiamata peccato originale in noi, che sorge con il fatto di nascere, che cosa indica, al di là di tutti gli strali che possiamo lanciare, no, di maledizione sulle conseguenze terribili di questa sorta di simbologia, ma
Non pensiamo che la simbologia sia stata la causa di questo, pensiamo che la simbologia sia una conseguenza di questo senso di colpa ineliminabile. Il fatto di nascere trascina con sé il senso di colpa del successo di essere sopravvissuti, di solito di essere sopravvissuti alla propria madre. Non dimenticate mai che fino a ieri, se nasceva il figlio, moriva la madre, nella maggior parte dei casi, o moriva il figlio e continuava a vivere la madre. Questo resta come retaggio profondo della nostra psiche, anche se noi viviamo in un'era o in un luogo geografico in cui è molto raro che alla nascita di un bambino corrisponda la morte di una madre. Ma da quanto è così? Nel corso della storia da niente. E dove è così? Nell'intero globo, in una piccola parte. Sono ancora molti i bambini che muoiono nell'atto della nascita o molte le madri che muoiono nel partorire in vari angoli del globo. Anzi, vi dirò di più, la mortalità infantile, no, soprattutto quella del nascituro, come saprete è uno dei parametri che si utilizzano per valutare il livello di, tra virgolette, civiltà o evoluzione di alcune culture. Quindi c'è qualcosa nel retro delle nostre coscienze che ci mette di fronte alla colpa del fatto di essere sopravvissuti a quella morte chiamata nascita, alla prova mortifera della nascita, che è paragonata a una morte. E questo lo vedremo anche in alcuni miti. Questo primo passo della nostra vita nel corso dell'esistenza ci fa pensare che non solo per noi, ma anche nel regno animale, esistere significhi essenzialmente resistere. L'esistenza come forma di resistenza vuol dire che una volta che noi, o noi stessi, o qualche nostra creazione, vediamo essere dotata di una sua forma, faremo di tutto per preservarla. Questa è la resistenza opposta a chi? All'opera del tempo. E comincio ad annunciarvi quello che è il grande archetipo che si cela dietro la paura della morte, l'azione del tempo, lo scorrere. Se esistere è una forma di resistenza, anche tutte le nostre creazioni noi cercheremo di fare in modo che si preservino e resistano nel corso del tempo, cercando di contrastare questa azione. Lo facciamo addirittura noi con i nostri corpi, mascherando i segni del tempo. Ci tingiamo i capelli, usiamo la cosmesi, usiamo oggi la chirurgia estetica per cercare di nascondere o alterare gli effetti del tempo. Questo voi forse penserete che sia figlio dell'istinto di conservazione. Non è esattamente così, anche se c'è evidentemente una vicinanza. Vi ho detto prima che l'uomo si distingue, secondo buona parte delle teorie antropologiche, dal regno animale perché comincia a un certo punto a trattare in un certo modo i cadaveri, ok? Possiamo dire quindi che l'animale non abbia lo stesso tipo di senso di morte che ha l'uomo? In un certo senso è innegabile questo. L'animale non ha lo stesso tipo di imminenza, per esempio, della mortalità. Forse non vive nella paura della morte. Eppure l'animale
ha un fortissimo, come noi d'altronde, istinto di conservazione e di sopravvivenza. Qualunque animale nelle condizioni del pericolo farà qualunque cosa per sopravvivere. Anche in quel caso, nella natura dell'animale, esistenza uguale resistenza. Resistere. Questa opposizione è faticosa e noi vediamo che da qualcosa di biologico, istintivo, passeremo a qualcosa di psicologico e culturale. Passeremo dalla natura alla cultura. Fin qua ci siete. È abbastanza chiaro che anche gli animali, così come noi, abbiano l'istinto di conservazione e l'istinto di sopravvivenza. Però in noi convive anche un altro sordo istinto. I filosofi, alcuni filosofi e alcuni psicanalisti l'hanno chiamato così. Volontà di morte. Bisogna essere pazzi per pensare che in noi ci sia una volontà di morte, o dobbiamo solo amplificare il nostro sguardo interiore e ammettere candidamente che in noi vi sono due istanze contemporaneamente. Una più evidente, che ha un peso specifico maggiore, che è l'istinto di conservazione, la sopravvivenza, fare di tutto per vivere e continuare a vivere. L'altra, percentualmente meno forte, probabilmente, se vogliamo banalizzare in percentuali, è l'esigenza di superare i limiti che nostra madre, tra virgolette, ci ha dato con la nascita. Cioè, il fatto di avvertire la corporeità, questa corporeità, anche come un peso, un ingombro, un inciampo. Qualcosa che forse finché sono nel pieno della mia adolescenza, della mia gioventù, non riesco nemmeno a concepire. Qualcosa che invece crescendo, oppure scontrandomi anche in giovane età con la malattia o la menomazione, comincia a farsi strada, sotto sotto. Il corpo può essere percepito come una zavorra. E da un certo punto di vista la corporeità è un limite. Quale limite? Quello di chi è dotato di una forma. Ogni forma si definisce come tale perché ha dei limiti. La forma è circoscrivere uno spazio. E questo noi siamo. Noi siamo dei e nei limiti del corpo. Con la volontà di morire aumenta quando aumenta la difficoltà di resistere. Da un lato io questo, l'ho detto prima, cioè forse con l'avanzare dell'età o il peggioramento di determinate condizioni potrebbe affacciarsi, ma questo poi si scontrerebbe con la vita di ogni soggetto, ogni persona avrà una risposta diversa, no? Ambiente, condizioni, eccetera. Analizzeremo dei casi specifici. Facciamo un passo indietro, semmai, e diciamo, ma questa volontà di morte, in fondo, che cos'è? Noi non sapevamo e noi non sappiamo nulla di ciò che eravamo prima di nascere. Noi non sappiamo nulla di ciò che saremo dopo la morte. In mezzo c'è lo spazio della nostra vita individuale. Spazio che, visto con sguardo storico, è risibile. Vissuto da dentro può sembrarti anche abbastanza lungo, salvo poi renderti conto man mano che cresci che è corto lo stesso. In questo spazio, sospeso tra due grandi punti di domanda o tra due grandi buchi tenebrosi,
noi sotto sotto abbiamo un desiderio, direi, di, posso usare questa parola, scoprire quello che c'è oltre i limiti della corporeità e dell'esistenza. E siccome questo desiderio è presente in noi soprattutto per un fatto, il fatto che sappiamo tutti che dobbiamo morire. Perciò, secondo me, a livello inconscio c'è una sorta di patteggiamento tra una parte di noi che vuole resistere, ma sa che non potrà resistere per sempre, e una parte di noi che vuole andare a scoprire cosa c'è dopo, ma sa che comunque prima o poi succederà, quindi aspetta. Queste due parti patteggiano nel nostro inconscio. Alcuni hanno poi delineato in maniera più sofisticata questo concetto della volontà di morte, perché non è a partire dal grande tema del suicidio che sfioreremo, no? Nel corso dei nostri incontri, che si possa trattare, solo da quel punto di vista si possa trattare questo argomento. La volontà di morte noi la vediamo manifestarsi in molti ambiti. Per esempio, vi è mai capitato di soggiacere a quella tentazione che in realtà poi vi boicotta, no? Però alcuni non sono in grado di resistere a quella tentazione di distruggere ciò che avete costruito, anche se vi è costato fatica. Alcune persone hanno questa caratteristica. È qualcosa che magari vedete più facilmente nei bambini, no? Si passa un'ora a costruire i castelli sulla sabbia e in un minuto il vero senso del gioco è saltarci sopra tutti insieme e abbatterli. Volendo dopo si possono rifare, ma se si rifanno si rifanno per ridistruggerli. Questo istinto del bambino ha a che fare con il cerchio, no? Con la ciclicità. Faccio qualcosa per poi distruggerlo. Secondo me qualcosa di questo resta anche in noi crescendo. Ci possono essere poi spiegazioni che sono psicologicamente diverse a seconda dei soggetti. Io potrei pensare che magari un soggetto psicologicamente non sente di meritarsi quello che ha ottenuto anche faticosamente conquistarlo, e siccome sente di non meritarselo, cosa fa? Lo abbatte, lo distrugge. Magari questo è più difficile oggi da pensare se guardate al mondo della materia, ma è abbastanza facile invece coglierlo se guardate al mondo dei sentimenti e delle relazioni. Un terreno spinoso dove le nascite e le morti si alternano con molta più rapidità di quanto non possa accadere nel mondo magari delle conquiste di ordine materiale. Il tema di fondo è che se noi abbiamo una forma, percepiamo la forma per quello che è per definizione, cioè un limite. E c'è una parte di noi, tutti ce l'abbiamo, che deve superare i limiti. Non solo vuole, ma sente che quel volere è un dovere. Dove l'abbiamo già sentita questa storia? C'era un giardino chiamato Eden e lì hanno messo il primo uomo e la prima donna. Essi in quel giardino potevano fare tutto quello che volevano. Erano dotati della massima libertà. In fondo la loro innocenza è come quella dei bambini. Essi non sapevano di non sapere. Cosa c'è di meglio per essere liberi? Del non sapere di non sapere. No, perché se Socrate dice so di non sapere, comunque ti sei già fregato perché lo sai. E quindi o farai qualcosa per cercare di sapere o ti struggerai abbastanza per il fatto che sai che non potrai mai sapere niente. Ma il non sapere di non sapere ci avvicina un po' alla condizione dell'infante, no? Ma anche dell'animale in un certo senso. Tutto potevano fare tranne quella cosa lì.
E aver messo una sola regola in un posto dove puoi fare quello che vuoi significa, traducendo proprio psicologicamente il simbolo, mettere una sola regola significa che hai il dovere di violarla, per forza. Perché è un richiamo psicologico, cioè a parte il fatto che se ti dico che puoi fare quello che vuoi tranne questo è come se ti mettessi proprio la segnaletica, no, con luminosa, rossa, che ti dice qui qualcosa di grosso e di importante, no? Ma non solo questo, in realtà è un po' il meccanismo psicologico che vedete nel bambino. Se dici di non mettere le dita lì, e ovviamente lo stai invitando a farlo. Lo stai invitando a farlo. Lo capite che per noi è abbastanza ovvio questo. Quindi quella sola regola era lì per essere violata. Qualcuno di voi si ricorda qual è il premio guadagnato per la violazione di quella regola? L'albero chiamato della conoscenza del bene e del male, una volta che la norma che impediva di mangiarne il frutto viene violata, provoca l'espulsione, giusto, da quello stato edenico, e l'uomo diventa mortale. La morte è il senso di quel frutto. L'albero della conoscenza provoca come conseguenza l'acquisizione della mortalità. Adamo ed Eva nel loro non saper di non sapere non erano nemmeno mortali. Simbolicamente Eden è la prigionia dell'eternità. Avendo preso quel frutto, morte. E qualcuno acutamente ha osservato che lì per la prima volta Dio si mostra infinitamente buono, perché offre come castigo quello che in realtà è un premio, il fatto di dover morire. Stiamo già tracciando, no? Le tessere di quel mosaico che costruiremo nel corso dei nostri incontri. La morte, o meglio la mortalità come premio. Proprio perché se ciò che è dotato di una forma è limitato, la mortalità è la promessa dell'uscita da quei limiti. E in questo si cela una visione che addolcisce di molto la nostra percezione della mortalità. Siccome da lì ci dobbiamo passare perché la madre ci ha messo al mondo in questa forma, forse cominciare a pensare a quel trapasso, nome indicativo, un passaggio per andare oltre, come qualcosa che ha, dal punto di vista di chi è qui, ha sicuramente un vantaggio. Il vantaggio è che se io sapessi che non morirò mai, tutta l'eternità a cui sarei costretto sulla terra si trasformerebbe in un infinito incubo. Saper di non morire mai, di non poter morire mai, è una delle più atroci condanne alla nostra psiche. Anche qui stiamo rovesciando i luoghi comuni, forse. Il sogno dell'immortalità è un incubo, è percepito solo come sogno perché sappiamo che è destinato, almeno per ora, a rimanere tale. Perché il fatto che nelle nostre coscienze riposi la certezza del fatto che si muoia rende la vita intensa. E questa è la parola chiave nel capire in che modo Dio ha premiato in quella storiella simbolica l'uomo con la mortalità. Mortalità come consapevolezza uguale intensificazione di tutto.
del bello e del brutto, di ciò che è gradevole e di ciò che è sgradevole. Non vi è mai capitato di leggere o di sentire resoconti di alcuni che ammettessero che nel momento in cui hanno rischiato la vita gli è cambiata in meglio? È pieno di questi resoconti o racconti che avvicinano l'esperienza della morte, cioè la presa di coscienza di un fatto scontato, come se fosse ciò che rende la vita da lì in poi incredibilmente viva. Mentre l'abitudine a non pensarci come morenti, in fondo ingrigisce e opacizza un po' le nostre esistenze, schiacciandole in quell'ovvietà da cui invece vorremmo discostarci. Le cose più belle, i ricordi più potenti e gradevoli che possiamo pescare nella nostra vita spesso sono legati proprio al concetto di transitorietà. Quella vacanza, quel viaggio, che cos'è che ha sostenuto quella vacanza o quel viaggio? Il fatto di sapere che in quanto vacanza o in quanto viaggio sarebbe finito, sarebbe morto. Questa della finitudine è la nostra garanzia, la nostra assicurazione di intensità e bellezza. Ripeto, che siano gli aspetti gradevoli o che siano quelli sgradevoli, non importa. L'intensità riguarda il render vive le cose. Uno può anche avere un ottimo ricordo a posteriori di un'esperienza sgradevole, nel momento in cui, digerendola, l'ha messa a fondamento del proprio progresso, come gradino su cui poggiare per continuare il viaggio.